Buongiorno a tutti, benvenuti di nuovo sul mio canale. Oggi reagiamo di nuovo alla coppia Diana Ankudinova e Sasha Kapustina, o Kapustina. Grazie a un link che mi avete messo nei commenti, ho visto che ci sono diversi brani che hanno improvvisato in questi duetti, appunto, improvvisati in live, nella loro live, nella live di Sasha. E niente, sono curioso di vedere cosa hanno combinato con Hurt di Christina Aguilera. Vediamo un po'. Только мы тоже ее не всю, если что, будь готова. Как я давно ее не слышала вообще. Да, ну а сейчас придется петь. Подстава, Seems да? like it was, yes. Она так... Ну-ка. Peccato non riuscire a capire cosa dicono, vabbè. Se qualcuno di voi lo sa, me lo dica. Ну-ка, послушай. Да. Ага, тут выше. Давай ниже сделаем. Да? Ребят, сейчас будем плакать. Разбитые сердца в чате и плачущие Ты смайлики. первая, давай. Я. Ok, dovremmo esserci. Ok. Да. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walk away. If only I know that today. La prima volta che sento, almeno io, Diana che fa un po' la voce, diciamo, di controcanto alla melodia, diciamo, regolare che sta in questo caso eseguendo Sasha. Ovviamente Diana è un po' meno agile in queste cose rispetto a Sasha. Vabbè, poi vediamo come va avanti. Ok. I would hold you in my arms. I will take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive all your mistakes. There's nothing I wanna do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you won't be there. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just can't do. Avete sentito come l'ingresso di Diana, con la voce che ha, è risultato potente? Non ha fatto un pezzo urlato perché era ancora la strofa iniziale, però abbiamo visto il paragone con una voce più sottile, quella di Sasha. Che differenza di impatto ha? Tutte e due bellissime voci, ovviamente, però partendo da un presupposto completamente diverso, quasi opposto, no? Vediamo. And I harm myself, but I'm hurting you. Some days I feel broken inside, but I wanna meet. Sometimes I just wanna hide, cause it's you and me. And it's so hard to say goodbye. Sono incredibili perché si vede che stanno improvvisando ed è la cosa bella anche, perché ovviamente bisogna essere in grado di farlo, bisogna avere delle capacità non comuni per fare una cosa del genere, perché già provare un pezzo così insieme per tanto tempo e poi cantarlo dal vivo non è facile, no? Bisogna sapere cosa si sta facendo. Improvvisarlo così, anche se ovviamente entrambe conoscono il pezzo in questione, non è facile. Infatti se vediamo, almeno in questo brano, come anche in Feeling Good che abbiamo già visto qualche giorno fa, Sasha dà un po' le direttive, no? Indica un po' a Diana quando attaccare o non attaccare, quando toccare, eccetera. Insomma, è un pochino più è esperta forse in questo tipo di live, anche perché live, se non sbaglio, da quel che mi avete detto, sono le sue live dove lei ospita, in questo caso, Diana. When it comes to this rules, Whoa, will you tell me I will
questo lo risentiamo perché dicevamo appunto che Diana sta facendo la seconda voce in alcune parti, che normalmente è quello che fa Sasha, perché è una voce più agile, e questa parte in particolare è venuta benissimo. Molto molto bella la voce anche sottile di Diana. Ovviamente, dal punto di vista tecnico, Sasha appunto è molto più agile, anche perché ha una voce più leggera, no? Quindi più... dà un po' l'idea, la differenza tra le due, come se Diana avesse effettivamente un motore molto potente, perché ha una voce veramente potente, una grande estensione, e quindi il controllo nel fine è un po' più complicato, come quando accelerate con un motore di una Ferrari, cioè basta poco per andare fuori i giri, no? Mentre Sasha, che ha un motore ovviamente meno potente per questioni proprio morfologiche, ha un controllo maggiore, cioè è più che controllo maggiore, è più agile nel controllo. Però comunque l'effetto che entrambe hanno quando fanno appunto la seconda voce, una più controllata e più sottile, l'altra un pochino più potente, è eccezionale. In questa salita che ha fatto Diana, effettivamente ha accompagnato perfettamente la parte del canto invece fatta da Sasha. Vediamo un attimo se riusciamo a risentirla. Qui. Stavo dimenticando che toccava di cantare effettivamente, però è eccezionale anche questo pezzo qua, sentite? Appunto, dicevamo Diana fa più fatica a controllare la voce perché ha una voce più potente, quindi un apparato fonico più possente, però comunque ha un controllo eccezionale anche lei, risentiamo. If I had just one more day, Avete sentito anche in questa parte come è ariosa la voce di Diana? Sembra il suono di un flauto, no? E per una persona che ha una voce così possente non è facile. Risentiamo l'ultimo pezzettino. Mamma mia, interpretazione perfetta. Quindi grazie ancora del link perché abbiamo potuto vedere questo bel video eccezionale. Un'altra cosa che volevo dire effettivamente, da questi duetti è vero che siamo in un ambiente rispetto al solito delle esibizioni dei concerti, in un ambiente molto più casalingo, molto più informale. Infatti io non avevo mai visto prima Diana vestita in modo così casual, no? Diciamo da casa, ma nonostante quello vedete come tutte e due prendono la scena. Entrambe sono performer da quel punto di vista, mi piacerebbe poi vederle appunto dal vivo sul palco insieme. Comunque adesso vedremo altri link. Ricordatevi intanto di iscrivervi al canale, iscrivetevi, mettete like se vi è piaciuta la live,
condividete per aiutarmi, se avete altri suggerimenti scrivete nei commenti, ne parliamo insieme. Ottimo questo video, ne vedrò sicuramente altri, sia di loro due insieme, sia di Diana, ma anche di Sasha. Andrò a ripescare qualche, come suggerito da voi, qualche video di Diana quando era molto più piccola agli inizi, perché appunto, come mi dite, era già eccezionale all'epoca e certo non stento a crederlo. Ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.